E ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi unboxiamo, ho appena ricevuto ragazzi da una nuova azienda che ha aperto su Amazon, o meglio ha già qualche annetto che c'è, però ultimamente sta lanciando nuovi prodotti. L'azienda si chiama Atoto, il brand Atoto, e mi hanno mandato due nuovi prodotti. Uno è lui e l'altro è lui. Uno e due. Ragazzi, che cos'è? È un autoradio 2DIN, uno dei migliori autoradio anche per prestazioni e qualità. Non è come quello che abbiamo visto tempo fa, economicissimo, questo costicchia, però ragazzi la qualità si paga. Quello era un autoradio per chi non voleva spendere tanti soldi, 2DIN. Questo è Android, ha tantissime chicche, davvero carine. E allora iniziamo con l'aprire il pacchetto e già abbiamo, si vede anche la qualità. Cavo numero 1, che è il connettore di innesto per andare a mettere gli altoparlanti, questo va sull'autoradio. Un altro connettore video per front camera, un altro connettore sempre per altoparlanti o roba varia. Poi abbiamo due porto USB utilissime. Poi abbiamo antenna, questa è l'antenna, eccola qui, con circa 2,5 metri di cavo. E questo è il modulo GPS, eccolo qua, modulo GPS. Questo lo vai a mettere sotto il cruscotto, adesivo 3M, e si collega direttamente con il Maps, con l'applicazione o Maps, che già, se non sbaglio, è preinstallata, o eventualmente puoi andare a mettere un'altra applicazione. Questo è il microfono con jack piccolino, eccolo qua. Questo lo piazzi nell'autoradio e questo lo metti per esempio sul cruscotto per fare le telefonate. Andiamo ad estrarre, anzi no, c'è un altro connettore, eccolo qui. Poi ci sono i due, eccole, questi qua sono ragazzi i ferri laterali per l'installazione sulla plastica della tua vettura. Questi si mettono laterali all'autoradio e vanno ad incastro con le viti. Libri di istruzione, libricino di istruzione, garanzia, e ti danno anche questo, il frontalino plastico. La qualità si vede. Okay. Perfetto. Ragazzi, questo è l'autoradio. Sotto in descrizione trovi sia codice sconto che link. Una porta per micro SD. Abbiamo sotto AUX, jack, USB frontale, puoi andare a mettere delle pendrive o delle interfacce, comunque, eccolo qua, c'è la gomma, eccola qui. Poi qui il pulsantino nascosto reset, tasto on off o anche mute, volume meno, volume più, avanti, indietro, home, il tasto home per andare nei menu, per tornare indietro. Allora, la qualità dei tasti non è male. Molti autoradio ragazzi cinesi hanno un, diciamo, anche al tatto, quando tu schiacci i tasti fa un brutto rumore, si sente che è vuoto. Questo no, questo anche se appoggi e piano piano clicchi senti che il tasto c'è e mi piace. Per quanto riguarda la parte posteriore abbiamo comparto connettori, tutti gli RCA video in out. Ragazzi, vi posso dire che questo è una variante. Se andate sotto in descrizione c'è il link diretto al prodotto Amazon e lì ragazzi trovate almeno 5 modelli differenti, dal più economico al più accessoriato. Questo diciamo che la via di mezzo, ecco, è il modello intermedio che Atoto S8 ti può fornire. Allora ragazzi, ho preso qualche nota così da potervi dire più possibile dell'autoradio. Memoria interna 16 GB più 2 GB di RAM.
ampliabile tramite micro SD fino a 512 GB, perciò monta massimo 512 GB esterno. Schermo è un 7 pollici, usa un processore molto ma molto efficiente. Questo cosa vuol dire? Che consuma meno energia, riscalda meno, perciò in teoria dura molto di più. È un octa-core da 1.8 GHz, scheda video Mali T820, il processore abbiamo detto octa-core X86, Android Oreo. Poi multitocco, allora come l'autoradio normale, standard economico, lo controlli con un dito, giusto? Questo no, questo puoi fare così, con 3 dita, ha diciamo il multi-touch, perciò puoi andare ad aprire e chiudere finestre, fare cose particolari che con altri autoradio economici non puoi fare. Un'altra potenzialità di questo autoradio è il Bluetooth, perché monta 2 chip differenti, il 5.0 e il 4.1. Questo ti aiuta perché ti può connettere con più dispositivi. Puoi connetterlo per esempio con 2, con 3 smartphone, o se hai altro via Bluetooth lo puoi connettere con l'autoradio. Il display è un IPS con altissima risoluzione, contrasto elevato, con angolo di visione 178 gradi. Questo vuol dire, ragazzi, che da dove lo guardi, vedi bene i colori, cosa che in quelli economici, se ti metti un po' più spostato, i colori cambiano, perciò se vedi un video, vedi un qualcosa, lo vedi male. Possibilità di utilizzo con retrocamere in Full HD, cioè non le economicissime retrocamere che ti danno quell'immagine scadente. ATOTO tra tutti i suoi prodotti ha anche questo. Questa non è una retrocamera ma è una front camera, cioè questa in poche parole cosa fa? Ti registra mentre tu guidi, mentre tu cammini, monta una micro SD. Questa, ragazzi, va connessa con l'autoradio, cioè tu dall'autoradio entri dentro la memoria e in tempo reale puoi vedere sia le foto che fai anche tramite lui stesso, perché tramite un'applicazione tu puoi scattare le foto, registrare e vederle sull'autoradio. Perciò questa e questo sono interconnessi a una sorta di eccolo qui, regolazione dell'altezza, si applica al vetro così, è piccola, leggera, in alluminio, bella, elegante, ha anche il microfono interno, perciò ti registra sia video che audio. Parliamo, ragazzi, ad alta risoluzione. Farò qualche video e te lo farò vedere alla fine della recensione. In dotazione c'è anche il cavo che, come vedi, fa USB a cavo, eccolo qua, a spinotto giallo, eccolo qui. Saranno circa 4 metri di cavo e puoi andarlo a interconnettere con l'autoradio. Hanno studiato una nuova, diciamo, retrocamera particolare ad altissima risoluzione, anche questa, che la connetti con l'autoradio e ti dà un'immagine totalmente diversa da quella che ti danno le retrocamere economiche. Qui si accende, sì, è partito. È partito. ATOTO come schermata frontale. Google, perché è già preinstallata qualche app che io comunque dovrò andarne poi a mettere qualcun'altra che utilizzo. ATOTO ha sviluppato questo sistema che, se non c'è il Bluetooth del tuo smartphone connesso, lui sa che tu non sei lì, perciò non dà il consenso, cioè non sblocca la schermata per le applicazioni importanti, così da tutelare la tua privacy. Ragazzi, in questo momento sto provando la dashcam frontale. Come vedi, la giornata è bella, la qualità, ragazzi, video è senza eguali, cioè dico, la dashcam che avevo prima avevo una qualità nettamente inferiore a questa. I particolari, la nitidezza d'immagine, i colori bellissimi, questo sia grazie alla qualità della videocamera
che è anche grazie al monitor. Il manager per andare ad accedere diciamo ai file dell'autoradio più alla micro SD, galleria, aux, equalizzatore, configurazione, HD DVR, alla dashcam, l'equalizzatore, ok. Andiamolo a impostare un tantino differente perché è nuovo e ha tutti i valori azzerati. Ok, indietro, eccolo qui, 285, 282, 280. Allora ragazzi, per quanto riguarda la precisione di questi sensori, ma diciamo che un tantino eccedono con le letture, cioè non sono precisissimi. Io sì, ho gonfiato un tantino di più di 2,5 le gomme, però non credo di essere arrivato a 2,8, ecco. Poi c'è il torque si connette tramite Bluetooth al tuo lettore per andare diciamo ad accedere alla centralina della tua vettura tramite questo qui, e qui ti dà tutto diciamo i dati della tua vettura, giri motore, velocità, chilometri orari, e poi anche se sei bravo accedere a dei parametri dell'auto, ecco. Ok, chiamata in arrivo e mi dice rifiuta o conferma la chiamata, rispondo o rifiuto. Rispondiamo. Pronto? Pronto? Come mi senti? Bene. Vedi che sei in registrazione per il video. E niente ragazzi, il video finisce qui, spero ti sia stato utile. Sotto ti ricordo il codice sconto, mi raccomando iscriviti al canale, attiva la campanella per ricevere tutte le notifiche sui nuovi video. Atoto mi ha assicurato che nei prossimi mesi mi darà ulteriori prodotti da unboxare, da testare, da presentarvi e da recensire stressandoli al massimo. Questo S8, le prime impressioni sono buone, lo sto provando da circa 3 giorni, il touch è bellissimo, la potenza audio, la qualità audio mi piacciono molto ma molto superiori a quello che avevo prima. La qualità del video bellissima, su alcuni video YouTube per esempio che sono in 4K con altissima risoluzione si vedono tutti i minimi particolari, tutti i minimi dettagli. Ragazzi, per questo video è tutto, grazie ancora per la visione, ciao e al prossimo video.